Benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensisco la Smart TV Samsung da 28 pollici della serie 4, codice modello UE28N4300. Questa recensione vale anche per il modello da 24 pollici, purché sia uguale. Cambia soltanto la dimensione dello schermo. Vi presento la televisione. In dotazione abbiamo quindi il telecomando più 2 batterie, libretto di istruzioni, poi scritto anche bene, abbastanza chiaro. Abbiamo quindi il cavo con comunque l'alimentatore che l'ho messo qui sotto e che è la presa. È una 28 pollici in HD Read a LED, retroilluminata a LED, con 400 pqi, che significa Picture Quality Index. Gli altoparlanti destra e sinistra, comunque 2.0, potenza da 10 watt e integra il Dolby Digital Plus. Comunque è una Smart TV, ha sistema operativo Tizen, Wi-Fi single banda, però manca il Bluetooth, ha il digitale terrestre T2 e il satellitare S2, HEVC-M in 10, vabbè, queste comunque sono tutte incluse, è in classe A, ha un consumo di 30 watt e pesa 3,8 kg con tutta quanta la base. Ha una dimensione di larghezza di 64,3 cm, altezza di 43 inclusa la base, 43,5 cm e infine 16,3 cm con tutta la base. Senza base, quindi soltanto lo spessore della televisione è di 6,3 cm. Allora, questa è la televisione, come vedete questa è la cornice, non è troppo spessa. Qui abbiamo una cornice, questo design che fa così, mi piace molto. Qua c'è il logo, questo è il telecomando, che dopo vi dico i materiali. Poi abbiamo comunque la sottigliezza e questo è il retro. Vi faccio il flash, quindi questo è il retro, qui ce l'abbiamo la targhetta, qui abbiamo il tasto e qui abbiamo tutto il comparto dei collegamenti. Allora, partiamo con i collegamenti. I collegamenti abbiamo quindi due per HDMI, per cui uno è anche ARC, ecco. Poi abbiamo USB, una USB per attaccare al disc, SSD, mouse, eccetera. Poi comunque la C-slot digitale terrestre T2 e poi qui abbiamo quella da satellitare. Tanto è vero che nel sito web non specifica di questa uscita, ma comunque qui abbiamo questa uscita qua, la satellitare. Poi comunque abbiamo l'Ethernet per la connessione internet via Ethernet se non è Wi-Fi, digital input, quindi l'uscita ottica digitale per l'audio, e poi abbiamo qui i componenti. Abbiamo componenti e poi abbiamo anche i cavi in entrata per DVD, eccetera, eccetera, e cavo d'alimentazione. Qui abbiamo, è compatibile con la staffa VESA di 7,5 mm, mi sembra. In più qui abbiamo quindi il tasto per accendere e spegnere, qui abbiamo comunque una sorta di mouse con touchpad, e in più abbiamo poi abbiamo qui, questo è tutto. Ora vi spiego come si fa a montare la TV al piedistallo. Allora, in dotazione vengono, visto che alcuni non hanno capito, allora in dotazione ci sono circa, qui abbiamo 4 viti, tra cui ci sono quelli grossi e quelli piccoli, incluso questi, quindi sono già 6
più dietro di sotto sono 8 viti, quindi ci sono le vite colorati che sono qui e qui, è anche incluso anche di sotto, quindi che tiene anche il piedistallo, per cui quelli là che sono colorati, forse qui non si riesce a capire, comunque vedi esse qua è ovviamente più grosso la vite, questi qua tengono ad esempio la televisione di qua, quindi viene questa, questa base qua e il piedistallo. Dovete essere bravi a montarlo, prima il piedistallo a questa base e poi questo qua lo mettete nella televisione. Quindi potrebbe essere per qualcuno complicato, però poi alla fine è facile questa cosa qua. Comunque poi la televisione ha le prese d'aria e questa è una cosa buona. Allora, andiamo sui materiali. Allora, sui materiali io la tocco, è stabile, abbastanza robusta, non scricchiola nemmeno, forse qua un pochettino, ma no, assolutamente. Per cui la televisione ha dei materiali abbastanza buoni, sia materiali della cornice, che è molto buona, molto bella, il posteriore e anche il telecomando stesso. Un bellissimo telecomando, bella plastica, bel design. Questo telecomando è bellissimo perché ha tutti i tasti grossi, i numeri grossi, bello comunque anche per chi ha problemi di vista, ecco. Ora vediamo comunque il telecomando, quindi tasto accensione, SUS, quindi sorgente, cambio di sorgente tipo HDMI oppure vabbè un'altra sorgente, numeri, poi abbiamo televideo, questi sono dei canali, prima pre-canali, vabbè comunque poi dopo vi dico cos'è, volume, cambio canale, muto, lista canali, impostazioni, home per lo smart home, guida, questo è l'emanual, significa comunque che avete il libretto di istruzione nella televisione, informazione, che film è, che vabbè comunque le informazioni del canale, questi sono, questo è l'ok, questo è l'indietro, questo è l'uscita e poi qui abbiamo i tastini colorati e poi qui sotto abbiamo i play, pausa, eccetera, eccetera. Abbastanza facilissimo questo telecomando. Qui integra 2 batterie in dotazione stilo in A. E ora andiamo sulla qualità display, vediamo come si vede. Accendiamo la televisione. Si accende così. Ecco. Allora, qui abbiamo, mettiamo piano. Allora, qui siamo al momento in un canale in HD. Siamo in un canale HD. Se noi mettiamo sempre nel 2, in un canale standard, la TV sì, si vede sempre bene, però non ai livelli quando si vede in un canale HD. Qui esce ad esempio, andiamo sull'info, esce ad esempio in 576 in SD e lì ad esempio esce il canale che è 502 che si vede. Allora, la televisione è HD Read, però che comunque si vede molto bene. 1080i, quindi in Full HD, ecco. Quindi queste sono le informazioni che dà, loro c'è poi comunque il puntino Rai e il puntino Rai Play, quindi rosso e blu, che dovete cliccare, quindi il rosso è qua e il blu è qui. Qui vi dice tutte le informazioni dei film e programmi TV della Rai e il blu è del Rai Play, quindi già è preinstallato nell'HBB. In più, se andate nei canali Mediaset, ad esempio, vi esce qui Mediaset Play, quindi non vi sto a dire poi altre cose, se no perdiamo tempo. Qui abbiamo comunque il mio test, comunque in HDR.
Questa è tutta la definizione, è al momento messo nella massima risoluzione, anche se qui, anche se il pannello è HD read, lui legge sempre i full HD, quindi come andiamo a vedere la televisione più o meno si vede bene anche nelle angolature. Comunque come colori ci sta abbastanza. Allora, ora un test audio, questo per farvi capire come si sente. Vi parlo di parte smart, che è la più importante in questa televisione visto che è una smart TV. Allora, vado nella home qui, per cui io vedo, allora, qui abbiamo, qui quindi è la sorgente, poi abbiamo le impostazioni, queste sono le impostazioni rapidi, e qui abbiamo le notifiche. Allora andiamo sulle impostazioni così vi faccio vedere cosa ha. Allora, modalità immagine, abbiamo standard, io ho messo standard perché si vede meglio, poi c'è comunque dinamica, naturale, film. Poi abbiamo quindi impostazioni poi avanzate, e quindi da qui abbiamo la retroilluminazione, la luminosità, il contrasto, tinta, vista pulita digitale deattivata, infatti questa televisione si vede meglio grazie a questa vista pulita digitale, poi ottimizzatore contrasto, toni colore, bilanciamento e solite cose. Poi abbiamo quindi nell'audio, altoparlante TV, si può anche mettere uscita audio d'ottica se uno mette una soundbar oppure degli altoparlanti. Modalità audio ottimizzata, ho messo ottimizzata perché si sente più forte e migliore, standard si sente molto compresso. Anche amplificazione non si sente male. Poi abbiamo configurazione surround altoparlante wifi, poi che qui ve lo dice ve lo dice sistema audio surround, e poi abbiamo impostazioni avanzate per cui abbiamo bilanciamento LR, l'equalizzatore che comunque non è permesso sulla TV, ma questo se abbiamo tipo una soundbar collegata all'uscita audio ottica. Poi formato audio in entrata, ritardo dell'audio, questo è buono quando avete ad esempio una soundbar, così magari diventa una 4.0, diventa più canali, per cui televisione più soundbar, quindi uno regola da qui il ritardo dell'audio, volume automatico, feedback eccetera. Poi abbiamo sulla trasmissione, non lo fa vedere perché siamo su YouTube, c'è comunque l'impostazione sintonia automatica, blocco programma, il doppio audio, vabbè dopo vi faccio vedere. Nei generali abbiamo quindi stato di rete, gestione di sistema e qui vi dice tutto. Poi abbiamo gestione di dispositivi esterni, c'è anche AirPlay di Apple, quindi possiamo condividere lo schermo di un iPhone o di un iPad. Eco, poi c'è accessibilità per i non vedenti, eccetera eccetera, funzioni smart e vabbè, questa è la configurazione. Poi abbiamo quindi il supporto, da cui abbiamo infatti come dicevo versione corrente 1300, quindi 1300, poi autodiagnosi, questa è un'autodiagnosi della televisione in caso ad esempio l'immagine non si vede, l'audio eccetera eccetera. Questo quindi è il manuale elettronico, richiedi supporto e le informazioni che possiamo vedere tranquillamente. Questi diciamo sono i cosi, tutti il software. Poi abbiamo termini e privacy, infine, vabbè, questi ovviamente, e questi comunque sono tutte le impostazioni facili, però tanto sommato sono carine. Quindi andiamo a rivedere di nuovo le impostazioni, quindi poi abbiamo sorgente. Questo qui, le apps sono ovviamente tutte le applicazioni in uno store, quindi abbiamo l'Apple TV ed è già installata, MLB, tutte queste applicazioni qua, c'è Chili, ci sono qua tante altre applicazioni, comunque c'è Facebook Watch, c'è LivePlay, c'è Netflix, c'è Prime Video, c'è Apple TV, Rakuten, Chili, YouTube, la galleria di Samsung, Infinity, Apple Music, che non so fino a che punto, però c'è internet,
che è il browser, quello da suo dio originale, e le manual. Poi comunque qui ci sono altre, c'è Disney Plus, c'è Now TV, c'è DAZN, c'è Spotify, e poi comunque qua si va per categoria. Molto facile, molto facile. Comunque, andiamo, allora mettiamo piano, ecco. Poi abbiamo quindi, poi abbiamo TV Plus, che non vi ho spiegato che cos'è. Sono dei film, non dei film, sono dei canali che va tramite, non per antenna, ma va anche tramite, quindi, wifi. Ecco, già qui ne parla. Quindi allora, innanzitutto Samsung TV Plus è sono dei canali un po' privati, anche perché qui se io vado sempre nel cliccando canale, qui ho altri canali, infatti qua mi dice canale 4455, mi dice sono tutti i canali, c'è Music Lounge, ci sono tutte queste canali che sono anche stranieri, e alcuni sono un po' italiani. Poi c'è anche Rakuten, ecco, c'è il canale Rakuten che si vede invece dell'applicazione. E i film sono anche in italiano, e questa è una cosa abbastanza positiva. Comunque, Samsung TV Plus è una cosa sua di Samsung, quindi non lo potete avere in altre televisioni. Va bene. Poi comunque abbiamo Prime Video, e comunque si vede molto bene. Poi Infinity, YouTube. Poi Rai Play abbiamo non solo per il tasto qui che vi dice ogni volta vi lampeggia qui, ma c'è anche l'applicazione. Comunque Rai Play si vede bene. I ricaricamenti di questa televisione sono abbastanza veloci. Certo, ci vuole sempre qualche minuto, un paio di secondi. Comunque se vedete l'immagine di Rai bianca è il telefono, comunque ma in televisione si vede molto molto bene. Vabbè, qua io devo accedere, quindi comunque va bene. Poi comunque abbiamo Facebook Watch e si vede benissimo, non si impunta, quindi internet, galleria, Netflix, Rakuten, questi qua non li posso io disinstallare assolutamente, a me non servono, ma non posso disinstallarli e quindi mi restano qui. E alla fine Apple Music, anche Apple TV e Apple Music me li devo tenere qua, anche se io non ho nessun abbonamento con loro. Comunque, come velocità nel menu è abbastanza veloce, anche se c'è qualche piccolo ritardo mentre che io clicco, c'è ad esempio un piccolo ritardo, non so se lo state un po' potendo vedere. Allora, prestazioni quindi sono questi, quindi non c'è più tanto da discutere, comunque si vede bene, l'audio esce bene, anche perché le prestazioni sono buone. È abbastanza veloce nel caricare quell'app, ad esempio andando su Infinity, esempio, Infinity caricamento, però comunque Infinity fa così, ma anche con la Fire fa così comunque. E qui ci sono comunque i film, quindi non è proprio lenta, però comunque è veloce, più che altro è veloce. Allora, qui siamo di nuovo nei canali, vi faccio vedere quindi le impostazioni sulla trasmissione che non abbiamo visto, quindi c'è la sintonizzazione automatica. Vi dico che la televisione si aggiorna ai canali ogni settimana. Ogni settimana ci sono, diciamo, o un cambio di canale, o magari quel canale prima non si vedeva, è stato tolto, oppure magari comunque un aggiornamento di canali comunque ogni settimana. Certe volte mi esce la cosa e quella non ho capito, modifica canali, e da lì vedo che comunque lì non ho capito, devo forse modificare qualcosa qui nel menu, forse. E comunque qua ci sono tutti, e poi c'è anche le impostazioni avanzate, che abbiamo qui sintonie, trasferimento elenco canali, si può modificare, c'è anche il sistema satellitare. L'HBB TV sono i pallini che vi escono, quindi è quello là, tramite sempre connessione internet. Che dire, il wifi è perché ho il modem
a pari passo, quindi è veloce ovviamente. Allora, che dire, poi quindi il telecomando l'abbiamo detto. Come prestazioni, allora, come prestazioni di canale, praticamente se voi state notando, se io clicco sì è molto veloce, ok? Però non cambia subito l'immagine, quindi io sono andato a questo canale 4055, vado al canale 4056, non è proprio scattante che cambia il canale, quindi cambia il canale un po' più lenta del normale. Comunque, niente di preoccuparsi, ci vuole un po' di tempo, ecco. Però non è proprio così lenta come certe televisioni spazzatura. Questo qui è il browser, lo trovate qui, vi faccio vedere, qui internet, poi c'è anche l'app galleria che è per le fotografie se ci mettete delle foto per vedere le foto e i video. Questo è il browser, quindi andiamo su Google, la velocità c'è ad esempio, no? Però ovviamente col telecomando vi viene un po' difficile fare la freccettina. Comunque il browser è perché c'è la doppia scheda, ci potete mettere l'URL, segnalibri, più visitati, schede aperte, potete aumentare lo zoom, questo lo aggiorna. Questo è il menu tipo cronologia, la visualizzazione desktop e poi impostazioni. E c'è anche la scheda segreta. Ecco. Allora ragazzi, vi dico la conclusione della TV. Allora, è una bellissima smart TV, è completa come vi ho fatto vedere, come le applicazioni, l'audio si sente bene, il display, i materiali sono molto buoni, incluso anche la base. È molto robusta, i canali si vedono tutti quanti, il DVB, quindi grazie al digitale terrestre, è molto buono. E comunque questa qui è una 28 pollici, però in giro, quindi si trovano sia questa qua che la LG e stop, non ci sono più altre 28 pollici in giro. Sono smart entrambi in HD read, quindi non ci sono full HD in commercio, ecco, ma nemmeno in 24 pollici se la volete in smart TV. E in più la TV è valida, ecco, il prezzo di listino è di 189 euro, già è buon prezzo, e sia la 24 pollici è di 169 euro. Io l'ho presa in offerta comunque. Allora, io ve la consiglio, è un acquisto molto valido, se la prendete anche a 150-160 euro già va molto bene. E niente, grazie per la visione del video, lasciate un bel like e ci vediamo al prossimo video.